La domanda di oggi è: ti sei mai chiesto chi sia stato il comico che ha rivoluzionato l'umorismo nel secolo scorso? Cosa rende un comico davvero iconico? Seguici perché stiamo per svelare tutto. Ciao, io sono Dandy Danno e ti faccio scoprire personaggi e storie del mondo comico. Dunque, che aspetti a iscriverti? Oggi vi porteremo in un viaggio entusiasmante nella vita di un vero pioniere dell'umorismo. Chi è questo leggendario comico che ha fatto la storia? Scopriamolo. Immagina un giovane ragazzo cresciuto sulle strade vivaci di New York in un'epoca di grandi cambiamenti. Il ragazzo si chiama Milton Berle e da qui diventerà presto così famoso che tutti lo acclameranno. Ma come ha fatto? Scopriamo come la sua infanzia ha gettato le basi per una carriera eccezionale. Milton Berle è nato il 12 luglio del 1908 a New York City, in un'epoca in cui New York era in piena crescita. Era un crocevia di cultura, opportunità e avventure. Crescere in questo ambiente dinamico ha plasmato il giovane Milton in modi sorprendenti. Le strade di New York erano il suo campo da gioco e il suo palcoscenico. Sì, dove ha imparato a osservare le persone e a cogliere le sfumature della vita cittadina. Questa esperienza lo ha reso incredibilmente adattabile, un tratto che avrebbe successivamente sfruttato nella sua carriera comica. Ma come è iniziato a far ridere le persone? Milton Berle era destinato a un destino comico fin dai suoi primi passi. Da giovane aveva una straordinaria capacità di osservazione e una battuta pronta. Non passava mai inosservato nelle riunioni di famiglia, dove faceva ridere tutti con le sue imitazioni e i suoi sketch improvvisati. Era chiaro che aveva un talento innato per far ridere la gente e questo l'ha spinto a intraprendere il cammino verso il mondo dello spettacolo. La sua prima esperienza comica risale alle strade di New York, dove faceva spettacoli di strada per guadagnarsi da vivere. Insieme al suo sorriso contagioso e alle sue abilità nel coinvolgere il pubblico, ha iniziato a raccogliere applausi e risate. Era solo l'inizio di una carriera comica leggendaria. Crescere in una famiglia di immigrati ebraici gli ha insegnato l'importanza della resilienza e dell'umorismo come mezzo per superare le difficoltà. Ha imparato a cavalcare le avversità, a osservare il mondo con gli occhi curiosi e a trasformare ogni situazione in una fonte di comicità. Questa abilità sarebbe diventata una caratteristica distintiva del suo stile comico. Immagina Milton Berle affacciarsi al mondo dell'umorismo radiofonico, dove la sua voce e il suo talento potevano raggiungere milioni di persone. Beh, tu lo sai, non c'era TikTok o Facebook o un posto come YouTube. All'epoca, per raggiungere tanti spettatori, c'era la radio e poi arrivò la TV. Cosa l'ha reso il re dell'humor radiofonico? Milton Berle ha fatto il suo ingresso trionfale nel mondo dell'umorismo radiofonico con carisma e uno spirito senza pari. La sua voce aveva il potere di trasportare l'umorismo direttamente nelle case di milioni di famiglie in tutta l'America. Era un maestro nel creare monologhi esileranti e sketch che catturavano l'immaginazione di chi lo ascoltava. Attraverso le onde a radio ha conquistato il pubblico e lo ha reso il re dell'humor radiofonico. Ma come ha portato la sua comicità dalla radio alla televisione diventando una figura leggendaria dello schermo? Cosa ha reso la sua trasmissione televisiva così rivoluzionaria? Ora scopriamo come Berle ha cambiato il volto dell'intrattenimento.
Milton Berle è passato alla televisione per uno spettacolo chiamato Texaco Start Theater, che ha rapidamente conquistato il pubblico americano. La sua personalità esplosiva, le gag ben studiate e le sue abilità nell'interagire col pubblico in studio hanno fatto sì che ogni spettacolo fosse un evento unico. La sua popolarità era così vasta che il giorno della sua trasmissione televisiva divenne noto come il venerdì di Berle e le strade si svuotavano mentre le famiglie si radunavano davanti ai televisori per ridere insieme. Pazzesco. Berle è stato il pioniere di uno spettacolo televisivo che avrebbe poi aperto la strada a molti altri comici. La sua trasmissione televisiva è stata una pietra miliare nell'evoluzione dell'intrattenimento e ha gettato le basi per la televisione comica moderna. C'era da aspettarselo. Se fai successo in TV non puoi pensare di non passare al cinema, è una conseguenza. La sua versatilità come attore e il suo talento comico gli hanno consentito di interpretare una varietà di personaggi, dallo slapstick comico a ruoli più seri. La sua presenza sul grande schermo ha contribuito a consolidare il suo status di icona dell'umorismo e il suo nome è diventato sinonimo di risate garantite. Berle ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema comico, influenzando generazioni di attori e comici a venire. Milton Berle era un artista unico nel mondo della comicità. Ma qual era il suo stile comico? Qual era il segreto del suo successo? Il segreto del suo stile eccezionale risiedeva in una combinazione di talento naturale, versatilità e una profonda comprensione del pubblico. Berle non era solo un comico, ma un vero showman. Era in grado di catturare l'attenzione del pubblico fin dai primi istanti, con la sua presenza magnetica e il suo sorriso contagioso. Il suo segreto stava nella sua capacità di rendere ogni esibizione una festa, coinvolgendo il pubblico e facendolo sentire parte dello spettacolo. La sua comicità non si basava solo sulle frasi scritte, ma anche sull'interazione col pubblico. Era un maestro nell'arte dell'improvvisazione, in grado di scherzare con chiunque fosse presente in sala. Questa interazione spontanea rendeva ogni spettacolo unico e imprevedibile, facendo scoppiare il pubblico in risate sincere. Berle aveva anche un talento speciale nell'osservare il mondo intorno a lui. Era in grado di cogliere le sfumature della vita quotidiana e di trasformarle in comicità. La sua versatilità era una caratteristica distintiva. Era capace di passare dalla comicità visiva e slapstick a momenti di umorismo più sottile e intelligente. Era un artista completo, in grado di intrattenere di persone di ogni età e background. Inoltre, Berle sapeva cogliere l'importanza della sorpresa nella comicità. Aveva il dono di anticipare le aspettative del pubblico e sovvertirle con uno scherzo inaspettato, lasciando il pubblico a bocca aperta e poi farlo scoppiare in risate. Berle aveva una qualità speciale che lo rendeva incredibilmente affidabile. Era autentico sul palco. Questa autenticità faceva sentire il pubblico vicino a lui. Milton Berle era indiscutibilmente un maestro nell'arte dell'improvvisazione. Il suo segreto risiedeva nella sua attenzione costante a ciò che accadeva intorno a lui. Era sempre pronto a cogliere l'occasione per una battuta o uno scherzo. La sua capacità di ascoltare il pubblico e reagire in modo istintivo faceva sì che ogni spettacolo fosse un'esperienza unica. E poi Berle aveva anche una vasta conoscenza di battute pronte che potevano adattare a situazioni diverse. Era come un musicista jazz che improvvisava la nota al momento giusto. La sua carriera è stata costellata di successi e di un'impressionante lista di onorificenze, dimostrando che Milton Berle è stato veramente un'icona dell'umorismo riconosciuta a livello globale. Ma come il suo contributo continua a influenzare l'arte comica moderna? Domanda interessante, hai tutte le ragioni per chiedertelo.
La sua abilità di improvvisazione è stata fonte di ispirazione per molti, dimostrando che la spontaneità può creare momenti comici memorabili. Inoltre, Berle ha aperto la strada per l'umorismo in televisione, dimostrando che la comicità poteva essere efficace anche sul piccolo schermo. Comici come Johnny Carson o Jerry Seinfeld hanno ammesso l'influenza di Berle nelle loro carriere. Milton non era solo un'icola americana, ma un comico riconosciuto a livello globale. La sua comicità superava le barriere linguistiche e culturali, raggiungendo il pubblico di tutto il mondo. Cosa è successo negli ultimi anni di vita di Milton Berle? Nonostante l'età avanzata, ha continuato a fare apparizioni in televisioni e in spettacoli dal vivo. Dopo la sua morte, Milton Berle è stato commemorato come una delle icone più significative dell'umorismo. La sua influenza continua a vivere nell'arte comica moderna, dimostrando che il suo talento è davvero eterno. Ora conosci davvero chi era Milton Berle? E c'è qualche comico che desideri conoscere davvero? Fammelo sapere nei commenti, sarò felice di provarci. Ciao, al prossimo video.